Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana, i segni decadi da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questa bellissima energia della stella o delle stelle che indicano rinnovamento, una fase di ottimismo, speranza, ispirazione, ci può portare dei nuovi obiettivi o nuova fiducia, forza per portare avanti degli obiettivi già in corso d'opera. Ehm, Poi abbiamo il Giglio, quindi in realtà possiamo avere già degli ottimi risultati, quindi per le cose che già stiamo svolgendo da un po' di tempo, in realtà arrivano soddisfazioni e realizzazioni. Può essere anche una nuova fase di equilibrio, di pace, di serenità, dove riusciamo ad affrontare tutto con maggior armonia. Si possono risolvere delle questioni del passato, si può, come vi dicevo, anche avere possibilità di progressione e portare avanti delle nuove idee che magari erano solo nella nostra mente o nel nostro cuore. Quindi queste opportunità possono essere colte sia nell'immediato, quindi per una pronta realizzazione, sia anche per il futuro, perché questa è molto indicata per quei progetti che vogliamo realizzare successivamente. Questa è anche una carta di movimento, il cavaliere, quindi non solo ci porta idee, notizie, novità, informazioni, possiamo anche spostarci tra partenze, ritorni, eccetera, oppure ricevere e fare visite. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno e troviamo anche quelli di Arga, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. Troviamo delle bellissime energie, per certi aspetti abbastanza forti, quindi alcune cose possono essere colte per migliorare, per portare nuova forza, passione al rapporto stesso. E la rosa di Natale ha tanti aspetti legati all'unione felice, alla fusione di sentimento e passione, alla l'intesa profonda e duratura, quindi a un pieno coinvolgimento. In realtà ci possono essere, scusate, anche dei compimenti, delle realizzazioni, cioè degli obiettivi comuni che si possono raggiungere o abbiamo visto anche prefissare al momento per poterli raggiungere successivamente. È l'ultima parte della settimana che potrebbe esserci un po' di tensione passeggera per varie motivazioni, a volte può essere un po' di stanchezza, un po' di mancanza di entusiasmo che non va a togliere nulla alla relazione stessa. I segni scusate, alcune carte possono riferirsi, ovviamente soprattutto per i single, un passaggio importante, e cioè se c'è una conoscenza, c'è un interesse, si vede una forte attrazione, forse soprattutto dal punto di vista fisico, o quella profonda connessione che sentiamo dentro di noi, che però porta anche tanta incertezza. Quindi direi di fare attenzione
e di valutare se è il caso di procedere in questa conoscenza o in questo nuovo coinvolgimento, oppure diciamo aspettare, valutare e vedere un po' come vanno le cose. Magari potrebbe nascere proprio adesso, diciamo in questi giorni, in questa settimana, un nuovo coinvolgimento, allora ci sta perfettamente che in una fase iniziale ci sia ancora tanta incertezza su come può proseguire la cosa. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Come prima indicazione troviamo la carta del ladro. Ricordo sempre, non deve spaventare, perché a volte è una specie di avvertimento che si può trattare di incomprensioni, di litigi, di discussioni legati al lavoro, alle finanze, oppure anche per motivi di denaro. E poi, come vi dicevo, essendo una carta di avvertimento, dobbiamo fare attenzione ai furti di energia e anche, io li chiamo furti di generosità, perché forse ci sono delle persone che approfittano della nostra bontà, della nostra pazienza, del nostro tempo, quindi, direi occhio il riguardo. E poi anche di fare attenzione a possibili truffe, inganni, eccetera. È vero che ci può essere qualche tensione, però può essere molto, molto, molto passeggera, o anche ad alcune proposte, magari ci può essere qualcuno che, vi promette qualcosa, oppure prende un impegno nei vostri confronti e poi si fa di nebbia. Quindi qui troviamo varie indicazioni che spero che vi possano aiutare. C'è la carta del viaggio, come vedete è rappresentato un po' come il cavaliere, può far riferimento agli spostamenti, ai viaggi, come già accennato, e può riferirsi anche a tutte quelle situazioni dove si possono ricevere notizie, informazioni, comunicazioni, c'è il buon esito di una situazione che si sta vivendo. In realtà può anche favorire un possibile cambio di idea, di posizione, di direzione. Quindi se in questo momento, in questa fase della vostra vita, soprattutto se volete fare dei cambiamenti, soprattutto se state cercando di aumentare i vostri guadagni, le vostre finanze, se state valutando possibili investimenti, acquisti, o anche altri cambiamenti di lavoro, di trasferimenti, anche di paese, città, eccetera, e soprattutto lo dico poi per chi è alla ricerca di lavoro, se volete fare qualche cambiamento in questo senso è il momento giusto per farlo. Anzi, secondo me è fortemente favorito, visto che troviamo la carta della fortuna. Quindi il consiglio principale da quello che viene da queste carte è che tutto ciò che riguarda intraprendenza, novità, nuove idee e cambiamenti, partiranno col piede giusto, quindi vuol dire che sono molto favorevoli e poi riscontrerete appunto immediatamente qualcosa a vostro favore. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!